Lasciatela stare! Fermi! Fermatevi! Fermatevi! Voi incrocereste la vostra spada con me, Girodella. E voi, guardie reali, avreste forse il coraggio di sparare al vostro ex comandante? Proprio volete sparare sui rappresentanti del popolo, su degli uomini disarmati? Dovrete prima passare sul mio cadavere. Oscar, ti desidero tuo padre. André, che cosa è successo? Quando il generale mi ha chiesto di chiamargli Oscar, aveva un viso molto teso. Che cosa vuoi che sia successo? Ti preoccupi sempre troppo, nonna. Vieni a sederti qui, Oscar. C'è soltanto una cosa che possiamo fare. Credo d'aver capito, ma non intendo... Col tuo tradimento hai infangato il nome della nostra famiglia. Siamo disonorati. La soluzione è puntarsi una pistola alla tempia, ma non posso farlo. Io ti ucciderò chiedendo perdono a Dio e poi ti seguirò. Sarebbe la peggiore delle soluzioni, perché sarei la causa della vostra morte, padre. Non importa, tanto la mia vita è finita ormai. No, non lo fate! Andrea, ma che cosa vuoi fare? Vattene! Vattene! No, non me ne vado, signor generale, non me ne vado! Non vi permetterò di uccidere Oscar! Badate, sono pronto a sparare. Non vi muovete perché io adesso andrò via insieme ad Oscar. Cosa? Tu vorresti scappare con Oscar? Sì. E magari vorresti sposarla, non è vero? Sì. No, sarebbe una grossa sciocchezza, perché la differenza di rango che esiste tra voi non si cancellerebbe mai. Permettetemi una domanda. Che cosa significa rango? Non siamo tutti uguali, forse? Un nobile prima di sposare deve chiedere il permesso a Sua Maestà il Re. Sì, lo so. Ma se Sua Maestà il Re si innamora di una donna, deve forse chiedere a qualcuno il permesso di sposarla. Allora se ci dovete uccidere, uccidete prima me. Perché se mi uccidete dopo, sarò costretto ad assistere alla morte della donna che io amo. André, io... Occhi negli occhi, padre e figlia, un legame intenso, profondo, che vacilla. È il punto di non ritorno questo incontro-scontro, fatto di gesti, parole, immobilismo, silenzio. Ma chi è François Augustin Régnier de Gergé, personaggio storico qui romanzato? La sua decisione ferma, folle, incontrovertibile delinea uno dei personaggi più carismatici degli anni '80. Incide col fuoco nella memoria la sua straordinaria modernità, che però profuma di antico e anche di eterno. È una ragazzina di 14 anni, Oscar, acerba, dubbiosa, ma anche spavalda e determinata, con nel corpo l'energia della giovinezza e il sottile desiderio di compiacere lui, suo padre, così alto, forte, imponente, deciso. Lui sembra comprendere ciò che è giusto e ciò che non lo è, le dà fiducia, la sprona a perseguire alti ideali e compiti prestigiosi. A volte però è impositivo, manesco, sordo alle perplessità e alle paure di una ragazzina adolescente che forse aspira ad altro, che sente altro, che vorrebbe un consiglio, una parola, un abbraccio. Eppure, nonostante i silenzi e le incomprensioni, il legame che unisce padre e figlia è di un'intensità tale da non lasciare mai indifferenti. Oscar lo stima, è sedotta dalla sua apparente solidità. Ecco, io dico che Oscar ha il diritto di scegliere la vita che preferisce. Il generale in realtà è un uomo complesso e tormentato, alleva la figlia come fosse un maschio senza tentennamento alcuno, poi però cambia idea per rimorso, timore del futuro e chissà cos'altro. Signor generale, io intendo consigliare a mia figlia di accettare una proposta di matrimonio. Come padre credo che sia giunto il momento che abbandoni l'uniforme e incominci a vivere come una vera donna. Dato Soisson Alain. Presente. Grandier André. Presente. Poi una sera, tra i bagliori di un tramonto infuocato, il generale chiede perdono. Perdonami, Oscar. Perdona tuo padre. Solo adesso ho capito di aver sbagliato allevandoti come un maschio. Mi sento molto in colpa.
Non disperatevi. Vedete, padre, l'educazione tipicamente maschile che mi avete impartito non mi ha certo fatto dimenticare che sono una donna. Infatti l'uniforme che indosso non mi ha impedito di innamorarmi di un uomo. Penso di dovervi ringraziare per avermi allevata come un figlio. Padre! Un personaggio abbastanza intransigente, il generale De Gergé, padre della protagonista. Di Lady Oscar. Tu non sai i complimenti che ho avuto per questa parte, che poi era una parte marginale. Anche l'altro giorno mi ha telefonato questo ragazzo di Catania che sa tutto di me, sa tutto di tutti. È una cosa mostruosa, potrebbe andare a lasciare a doppia. Dice: presto, vai a vedere la televisione che ci sei tu in Lady Oscar e tu sei magnifico. Davvero magnifico Malaspina, con quella voce intensa, limpida, virile, dolce e severa allo stesso tempo. Ma su una cosa si sbaglia. Il generale Gergé non è un personaggio marginale, o forse sarà stata proprio la sua voce a conferirgli quello spessore umano, quell'emotività straordinaria che ha reso il padre di Oscar indimenticato e indimenticabile. Eccoli l'una accanto all'altro, lo stesso sguardo magnetico, lo stesso profilo, la stessa imponenza statuaria, lo stesso carattere e gli stessi occhi espressivi. Sì, è vero, il generale ha fatto tanti errori, ma Oscar si è caricata quegli errori sulle spalle, amandolo e rispettandolo fino alla fine dei suoi giorni. In fondo era pur sempre sua figlia. Sono contento. E lui, il generale, era suo padre. Forse non tutti sanno che François-Augustin Régnier de Gergé fu effettivamente un generale francese. Nacque il 2 ottobre del 1745. Molti aspetti che lo riguardano della serie sono tuttavia puramente immaginari. Fu però effettivamente un monarchico convinto e aiutò i reali francesi nella fuga di Varennes del 1791, fuga alla quale aveva anche partecipato il conte di Fersen. Bene, grazie per avermi seguito fino a qui, un video piuttosto lungo, vi aspetto al prossimo, non dimenticate di cliccare sulla campanella e di iscrivervi al canale. A presto!